This is really a fantastic opportunity to speak again in this wonderful place with such wonderful people like yourself. È una bellissima opportunità di parlare in questo bellissimo posto con gente così bella. And of course to enjoy the best cuisine in the world, the falafel that we just had. E naturalmente per approfittare della miglior cucina del mondo, ovvero il falafel che abbiamo appena mangiato. So when I came from the airport in Rome, the taxi driver took me to the hotel. Quando sono arrivato, il tassista mi ha portato dall'aeroporto, dalla stazione all'albergo. And I was wearing my keffiyeh, so the taxi driver looked at me and said, "What country are you from?" E indossavo una keffia e il tassista gli ha chiesto da dove viene. So I said, "Palestine." And he said to me, "Oh, really? So how are things back in your country? Is everything going well? Is everything okay?" E lui gli ha detto vengo dalla Palestina e lui ha chiesto bene, e come vanno le cose nel tuo paese? Va tutto bene? What to say? I don't know what to say to somebody who asks me if everything in Palestine is okay. Where do you even start? And you have 5 minutes in the taxi to talk. Quindi cosa uno può dire? Come fai a rispondere a uno che ti dice se va tutto bene in Palestina nei 5 minuti del tragitto del taxi? Do I tell him about Shirin Abu Akleh, a famous journalist that they just murdered? Dovrei forse parlargli di Shirin Abu Akleh, la famosa giornalista che è stata appena uccisa. Do I tell him that during her funeral, the armed police came and beat and attacked the funeral? Forse dovrei dirgli che durante il suo funerale la polizia è arrivata per attaccare il corteo funebre. Do I tell him how many young men were being murdered in Jenin in the refugee camp by the Israeli army? Dovrei raccontargli quanti giovani uomini sono stati assassinati dall'esercito israeliano nel campo profughi di Jenin. Do I describe to him how many thousands of fascist Israelis marching into the old city of Jerusalem with flags to terrorize Palestinians? Dovrei raccontargli di quante migliaia di fascisti israeliani hanno recentemente marciato nella città vecchia di Gerusalemme con le bandiere israeliane per terrorizzare gli abitanti palestinesi. Or maybe I should tell him about the South Hebron Hills where they just completed the ethnic cleansing of one more Palestinian village. O forse dovrei parlargli delle colline a sud di Hebron, dove stanno completando la pulizia etnica e hanno rimosso l'ennesimo villaggio. Or maybe I go back 1 month and describe the brutal, violent Israeli attacks on the people worshipping in Al-Aqsa during Ramadan. O forse dovrei tornare indietro solo di un mese e pensare a quando durante il Ramadan la preghiera nella moschea di Al-Aqsa è stata interrotta da un'irruzione dell'esercito israeliano. And this is only in the last few weeks. This is only the things that I can remember now in my head because they're only the last few weeks. E queste sono solo le ultime settimane, sono solo le prime cose che mi vengono in mente perché sono appena successe. How far back do I need to tell this taxi driver to show him just how severe, how horrible, how violent the situation is in Palestine? Quanto tempo indietro devo andare per spiegare a questo tassista come orribile e grave la situazione in Palestina? Or maybe I just say, yes, everything is fine. Oppure dico sì, va tutto bene. This is a very typical conversation. I have this kind of conversation. I hear people say this all the time. How are things in Palestine? We haven't heard anything. Things must be going well. Questa è una tipica conversazione che io ho spessissimo. La gente mi chiede, come vanno le cose in Palestina? Beh, non sentiamo niente, quindi probabilmente le cose vanno molto meglio. And what happens is, even if people do remember something, everything is fragmented. Everything is cut into little pieces. E anche se le persone si ricordano di qualcosa, sono solo dei piccoli frammenti, sono solo piccoli pezzi della storia. A problem in Gaza, a problem clashes they call it, in Jerusalem, clashes in Jenin, some problem in the city of Lid. Un problemino a Gaza, degli scontri, li chiamano così, scontri a Jenin, degli scontri a Gerusalemme, così, piccoli eventi. But what we need to do is we need to look all the way back, almost 100 years, and see all of these incidents and put them on the table.
Ma quello che dobbiamo fare è tornare indietro, guardare la storia degli ultimi 100 anni, mettere insieme tutti questi fatti e metterli tutti sul tavolo. And when we look at all of this, going back almost 100 years, when we look at all of these incidents, what do we see? E quando guardiamo, li mettiamo sul tavolo e guardiamo a tutti questi incidenti in fila, che cosa vediamo? What are the people we talk to, what are they going to see? Chi sono le persone che vediamo? They see one side that has a very strong, very well trained, very well equipped army. Vediamo una parte che ha un esercito estremamente ben equipaggiato e ben addestrato, è molto potente. And what do we see on the other side? E cosa vediamo dall'altra parte? People. Delle persone. People. A nation that never had a military. Una nazione che non ha mai avuto un esercito. A nation that never had an army. Just people, civilians. That's what we see on the other side. Dall'altra parte ci sono solo civili, persone normali. Now what do we call this when an army is dedicated to killing civilians of another nation, to destroying the country of another nation, to destroying cities and towns and villages of another nation? Ma come chiamiamo questo fatto che c'è un esercito che si dedica a distruggere le persone di un'altra nazione? What do we call? I'm sorry. What do we call? Come li chiamiamo? What do we call it when there's an army of a nation that is dedicated to the destruction of another people? There's a name. Come chiamiamo questa situazione? C'è un esercito che sta distruggendo un altro popolo, c'è una parola per questo, come lo chiamiamo? Do we call it occupation? Lo chiamiamo occupazione? Do we call it a dispute? Lo chiamiamo un bisticcio? There's a name for a war against civilian people. There's a name for it. C'è un nome per la guerra contro la popolazione civile. C'è una parola. Can anybody think of what that name is? Qualcuno può dire qual è questa parola? I know it's on the tip of everybody's tongue. Terrorism, somebody said. Terrorism is part of it. Terrorismo è una parte di questo. There's a bigger name that people are C'è una parola più forte. There's a bigger name that people are usually afraid to say when one side is killing another nation, dedicated to the killing of another nation, the destruction of another country and another people. There's a name for it. C'è questa parola che tutti hanno paura di dire. Genocide. Genocide. Now, Genocidio. genocide is very well defined crime. Il genocidio è un crimine molto ben definito. It's a crime against humanity that was very well defined in international law. È un crimine contro l'umanità molto ben definito nella legislazione internazionale. For a crime to qualify to be called genocide, you have to show that there was intent to commit genocide. Per provare il crimine di genocidio bisogna provare che c'è l'intenzione di commettere il genocidio. Otherwise, it's not genocide. Altrimenti non è genocidio. So, for example, if an Israeli warplane came and dropped a 1-ton bomb over here in Florence, Per esempio, se adesso arrivasse un aereo israeliano e buttasse giù una bomba di 1 tonnellata su questo edificio, when they drop a 1-ton bomb, the whole city block becomes a big hole in the ground. e in questo modo tutto l'isolato diventa una grande buca, un grande cratere. The entire city block becomes a big hole. You look inside, you can't believe how big it is. L'intero edificio si trasforma in una voragine, lo guardi e non puoi capire cosa è successo. And most of the people will die. E la maggior parte delle persone muoiono. Women, children, men, everybody, almost everybody will die. Donne, bambini, tutti quanti. Some people will die from the bomb. Alcuni muoiono per via della bomba. Some people will die from the fire as a result of the bomb. Alcuni muoiono per l'incendio provocato dalla bomba. Some people will die from inhaling the gases that come out of the bomb. Alcuni perché respirano i fumi tossici provocati dalla bomba.
Some people will die from the buildings falling on top of them. Alcuni muoiono perché l'edificio crolla su di loro. And the people who are injured, who do not die, will wish that they are dead. E quelli che sopravvivono e che sono feriti si augurano di essere morti. This is a one-time, one-ton bomb. E questo è una sola bomba di 1 tonnellata, una sola. And Israel will say, you know, there was a terrorist in the building. We are sorry we killed the civilians. E Israele direbbe, sapete, c'era un terrorista nell'edificio, ci dispiace che abbiamo ucciso anche dei civili. And the world will say, okay, well, you know, what can you do? Maybe it's a mistake. E il mondo dirà, beh, che si può fare? Forse sarà un errore. This is not genocide. Questo non è genocidio. Then they come next week and they do it again. Poi la settimana dopo succede di nuovo. Then they do it again. E poi un'altra volta. Now imagine 75 years consistently targeting civilians like this. E adesso immaginate 75 anni di fila in cui sistematicamente i civili sono stati bersagliati in questo modo. When killing civilians in such a dedicated way continues for 75 years, you can clearly say there is intent to kill civilians. Visto che questa cosa, dopo che questa cosa è continuata per 75 anni di fila, si può dire senza dubbio che c'è l'intenzione di uccidere i civili. This is not some kind of a mistake as a result of war. Non si può dire che sia un errore conseguenza della guerra. This is genocide. Questo è un genocidio. Ah, but they say, you know, but there's a war, you know, they're fighting terrorism, there's a war. The Israelis, the Palestinians, they're fighting a war, you know, they're fighting a war over territory. Ma la gente dice, ma sapete, lì c'è una guerra, stanno combattendo contro i terroristi e si stanno bisticciando per avere il controllo della terra. Really, there's a war. If there's a war, where are the tanks of the other side? Se c'è una guerra, dove sono i carri armati dell'altro esercito? Where is the artillery of the other side? Dov'è l'artiglieria dell'altro esercito? Where is the infantry of the other side? Dov'è la fanteria dell'altro esercito? Where are the warplanes of the other side? Dove sono gli aerei da guerra dell'altro esercito? Where are the generals of the other side? Dove sono i generali dell'altro esercito? There are none. Non ce ne sono. A war against the civilian people with the intention of destroying and killing is not a war, it is genocide. Una guerra contro i civili con l'intenzione di ucciderli è un genocidio. And genocide is a crime against humanity. Ed è un crimine contro l'umanità. A few months ago, Amnesty International came out with a report about apartheid in Palestine. Alcuni mesi fa Amnesty International ha pubblicato un rapporto sull'apartheid in Israele. Everybody should read the report. Tutti dovrebbero leggerlo. Everybody, without exception, needs to read the report and then give it to their friends and give it to their neighbors. Tutti, senza eccezione, dovrebbero leggere questo rapporto e distribuirlo tra gli amici, tra i vicini. Then print the report and give it to the elected officials. Poi stamparlo e distribuirlo ai politici. Every member of parliament, every senator, every governor, every minister must have that report in their hand. Ogni parlamentare, ogni ministro, ogni politico locale deve avere quel rapporto nelle sue mani. Now, apartheid is also a crime against humanity. Anche l'apartheid è un crimine contro l'umanità. It is defined as a crime against humanity. È definito come un crimine contro l'umanità. In the Amnesty report shows with absolute certainty that from the very beginning, the state of Israel is engaged in the crime of apartheid. Il rapporto di Amnesty dimostra senza alcun dubbio, in modo molto certo, legalmente, che Israele sin dall'inizio si è impegnato nel crimine di apartheid. And that the crime of apartheid is across all of Palestine. E che questo crimine di apartheid è su tutta la Palestina. Not a small piece of Palestine here and a small piece of Palestine there, no. All of historic Palestine is now subjected to the crime of apartheid. E non è una cosa che riguarda solo alcuni pezzi della Palestina qua e là, è una cosa che riguarda tutto il territorio della Palestina storica. Su tutto il territorio, quindi anche il territorio di Israele, si commette il crimine di apartheid.
And we know very well that since before 1948, before Israel was established, there has been the crime of ethnic cleansing committed by the Zionists against the Palestinians. E sappiamo anche che prima della nascita di Israele i sionisti hanno commesso il crimine di pulizia etnica contro i palestinesi. Ethnic cleansing is also designated as a crime against humanity. Anche la pulizia etnica è definita come crimine contro l'umanità. Ethnic cleansing, genocide, apartheid are all being committed in Palestine in the name of a so-called Jewish state. La pulizia etnica, il genocidio e l'apartheid, tutti questi tre crimini sono commessi in Palestina in nome del cosiddetto Stato ebraico. The state of Israel is not committing the crimes against humanity. The state of Israel is not committing the crimes against Lo humanity. Stato di Israele non sta commettendo il crimine contro l'umanità. The state of Israel is the crime against humanity. Lo Stato di Israele è il crimine contro l'umanità. The state of Israel is the apartheid regime, it is the genocide, it is the ethnic cleansing. The state of Israel is the crime. Lo Stato di Israele è la pulizia etnica, è il genocidio, è l'apartheid. È lo Stato di Israele ad essere il crimine. Zionism is a racist, violent ideology, and anybody that supports Zionism, anybody that identifies with Zionism, must be ashamed of themselves. Il sionismo è un'ideologia violenta e razzista e tutti quelli che si identificano in questa ideologia dovrebbero vergognarsi. Politicians in the West like to say, I am a Zionist, I support Zionism. I politici occidentali amano dire, io sono un sionista, io sono con i sionisti. This is absurd. Un'assurdità. It's like saying, I am anti-Semitic and I'm proud of being anti-Semitic. I'm a fascist, I'm proud of being a fascist. I'm a racist, I'm proud of being a racist. It's saying the same thing. È come dire io sono un antisemita e ne sono fiero, sono un fascista e ne sono fiero, sono razzista e sono fiero di essere. Anyone who supports Zionism must be shamed. Not just ashamed of themselves, but we must stand up and shame them. Quelli che supportano il sionismo non solo devono vergognarsi di loro stessi, ma dobbiamo essere noi a farli vergognare, dobbiamo essere noi ad accusarli. And politicians that support the state of Israel must understand that they're accomplices in crimes against humanity. E i politici che sostengono Israele devono capire che sono complici in crimini contro l'umanità. They are accomplices in genocide, they are accomplices in apartheid, they are accomplices in ethnic cleansing. Sono complici nell'apartheid, nella pulizia etnica, nel genocidio. And this is something that we need to make clear, or else they will continue. E questa è una cosa che siamo noi a dover rendere chiara. Tocca a noi. You know, yesterday I was walking around Rome, and today seeing this beautiful city here with Angela walking around Florence, and we were talking about this earlier. Palestine can be like Italy. E ieri giravo per Roma e oggi per Firenze, Angela mi portava in giro e dicevamo che la Palestina potrebbe essere bella come l'Italia. Palestine has a magnificent history, a magnificent culture, a magnificent heritage, magnificent monuments. La Palestina ha una cultura bellissima, una grande storia, dei grandi monumenti, una grandissima cultura. And Palestine can be just like walking around in or driving around Italy. E stare in Palestina potrebbe essere come girare per l'Italia. But Palestine has been in the grips of a cruel, racist regime, and that has to be put to stop. Ma la Palestina è vittima di questo, è bloccata da questo regime razzista e questo noi dobbiamo farlo fermare.
And this regime is destroying Palestine. It's destroying heritage. It's destroying the history. It's destroying the archaeology. It's destroying the monuments. E questo regime sta distruggendo anche la cultura, la storia, l'archeologia, i monumenti palestinesi. So imagine if Florence was occupied and the occupying force went to the center of the historic town, the historic city, and started destroying the monuments, saying, no, 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 this is not true. We have a history from before this. Immaginate che Firenze venga occupata e che l'esercito occupante vada nel centro e si metta a demolire dei monumenti dicendo no, ma questi non sono autentici, noi qui avevamo delle cose, abbiamo una storia che risale a prima di questi monumenti. There is no such thing as Florentine history. This is nonsense. We have the real history, so we're going to destroy all of the monuments in Florence and we're going to dig to look for something that was there before. Questa storia fiorentina non esiste, è una cosa inventata. Noi adesso distruggiamo tutto e scaviamo e ritroviamo la storia che c'era prima. And then they do the same thing in Rome. E poi fanno la stessa cosa a Roma. And this is exactly what is happening every day in Palestine for almost 100 years. E questo è quello che succede ogni giorno in Palestina da quasi 100 anni. They are destroying everything they can see, everything they can touch, because they want to create a whole different history. Distruggono tutto quello che trovano perché vogliono creare un'altra storia. Not to discover the history that was really there, not to show the real history of Palestine, to recreate the story, recreate the history based on a mythology. Non per ricreare la storia che c'era prima, ma per creare una storia che si basa su una mitologia. Palestine has a long and rich history. La Palestina ha una storia lunga e ricca. And the Zionists like to tell us that there's never such a thing as Palestine, it's a new invention. That is really the land of Israel. E ai sionisti piace dire che non esiste la Palestina, non esiste la storia della Palestina, è un'invenzione recente, che in realtà quella è la terra di Israele. And most people today, if you ask somebody, what is the history of Palestine? E la maggior parte della gente, se chiedete che cos'è la storia della Palestina, Most people will say, what, Pakistan? la maggior parte della gente risponderebbe che cosa, il Pakistan? And you say, no, 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 Palestine. E tu dici no, no, la Palestina. What is Palestine? E che cos'è la Palestina? And you say, well, you know where Israel is. E tu dici sì, è quella regione dove c'è Israele. And people say, Israel, of course we love Israel. Israel is the Bible. Ah, Israele, certo, ma noi amiamo Israele. Israele è la terra della Bibbia. All that people remember, all that people know today is the Bible and then the creation of Israel. Tutto quello che la gente rimane in testa, la Bibbia e poi la creazione di Israele. 2,000-3,000 years of history became nothing, don't exist. 2-3 anni di storia non esistono, li spazziamo via. A very interesting book came out a few years ago Qualche anno fa è uscito un libro molto interessante by a Palestinian historian by the name of Nur Masalha. di Nur Masalha, uno storico palestinese. The name of the book is Palestine, 4,000 Year History. E il titolo è Palestina, una storia di 4.000 anni. That's another thing everybody must read. È un'altra cosa che tutti dovrebbero leggere. If we don't understand the history of Palestine, we can never understand what kind of future there can be for Palestine. Se non capiamo la storia della Palestina, non possiamo neanche capire quale può essere il futuro della Palestina. If we understand the history of Palestine, then we understand the Zionist occupation of Palestine, the Zionist colonization. Solo se capiamo la storia della Palestina possiamo capire che cos'è la colonizzazione sionista. That this is just a short and hopefully very short period, dark period within a large history of Palestine. Alla fine è soltanto un periodo, un piccolo periodo, speriamo molto breve, un periodo nero in una storia molto lunga. In his book, Palestine, a 4,000 Year History,
Nur Masalha shows very clearly that the name Palestine has been used to describe this country for 4,000 years. In questo libro viene dimostrato in modo molto chiaro che la parola Palestina è usata per descrivere, per chiamare quella regione da 4.000 anni. The Egyptians, the Assyrians, the Babylonians, the Greeks, the Romans, and on and on and on, all describe that part of the world, that piece of land, as Palestine. Gli antichi egizi, gli assiri, i babilonesi, i greci, i romani, tutti usavano la parola Palestina per descrivere quella regione. Herodotus, the father of history, called it Palestine. Erodoto, il padre della storia, degli storici, la chiamava Palestina. Aristotle visited and wrote about Palestine. Aristotele l'ha visitata e scrisse della Palestina. And this incredibly rich, incredibly interesting, incredibly important history of 4,000 years one day disappeared. E questa storia ricchissima, lunghissima, di 4.000 anni, è sparita all'improvviso. On the 15th of May 1948, this history of thousands of years became a small footnote. Il 15 maggio del 1948 questi 4.000 anni di storia sono diventati una piccola nota a margine. Gone. The only thing that exists is the Bible, then nothing but sand, then Israel. Tutto andato perso. Ora esiste soltanto la Bibbia, poi un lungo periodo di deserto e Israele. For hundreds of years, Palestine has been an economic and cultural powerhouse. Per secoli la Palestina è stato un centro importantissimo dal punto di vista politico ed economico. The Palestinian Bedouin in the Naqab is the southern part of Palestine. The Palestinian Bedouin in the Naqab used to export barley to England to make beer. I beduini del sud della Palestina esportavano l'orzo per fare la birra in Inghilterra. Palestinians in other parts of the country, oranges, olive oil, cotton, exporting to Europe. In altre regioni i palestinesi esportavano arance, cotone in Europa. It was a rich, robust history for hundreds and hundreds of years. È stata una storia molto, molto robusta, molto persistente per secoli e secoli. In most of the 18th century, Palestine was ruled by a man by the name of Zahir al-Omar al-Zaidani. Nel XVIII secolo la Palestina è stata per un lungo tempo governata da Zaidani. Zahir al-Omar al-Zaidani was a Palestinian. He rose up the ranks of the Ottoman Empire and eventually he controlled almost all of Palestine. Zaidani era un palestinese che fece carriera nei ranghi dell'impero ottomano e alla fine arrivò a controllare tutta la regione. Nobody's heard of him. Gone from the history book, gone from the reality. He built the city of Haifa. He built the city of Tabariya. He turned the city of Akka into a major important city. È scomparso, nessuno conosce questo nome, è scomparso dai libri di storia, eppure è quello che ha costruito la città di Haifa, di Tabariya, e che ha trasformato Akka in un centro molto importante. There's actually a very good book that was written, a novel, historical fiction that was written about him. C'è un libro molto interessante, un romanzo storico che è stato scritto su di lui by the great Palestinian writer Ibrahim Nasrallah. Da Ibrahim Nasrallah, un grande scrittore palestinese. It's called The Lanterns of the King of Galilee. Si chiama Le lanterne del regno di Galilea. So he took the story of Zahir al-Omar and created this incredible saga around his life. Ha creato questa incredibile saga ispirandosi alla vita di Zaidani. But the point is that Palestine was a blooming, thriving country.
Ma il fatto è che tutta la Palestina era un centro di vita, with cities and towns and schools and hospitals and of course the countryside with villages and so on. con città importanti, ospedali, scuole e poi tutta la parte di campagna che produceva. But what do they tell us? What do the Zionists tell us? Ma i sionisti che cosa ci dicono? They tell us that they made the desert bloom. Ci raccontano che loro hanno fatto fiorire il deserto. They made the desert bloom. Fiorire il deserto. They took a country that was in full bloom. Hanno conquistato un paese che era già fiorito. They came and they stole a country that was in full bloom. Sono arrivati e si sono rubati un paese che era pienamente fiorito. They stole millions and millions and millions from the banks. Hanno rubato milioni e milioni dalle banche. They stole the fruit from the trees, Hanno rubato la frutta dagli alberi, the produce from the fields, i prodotti dei campi, agricultural machinery that was used by the farmers. le macchine agricole che erano usate dagli agricoltori palestinesi. They stole cities and towns and cars and everything you can imagine from a thriving country. Hanno rubato le città, i villaggi, le automobili, tutto quello che potete immaginare di un paese ricco e vitale. They shamelessly and violently stole an entire country and all of its riches. Hanno rubato un intero paese e tutte le sue ricchezze in modo violento e senza vergogna. And they tell us they made the desert bloom. E a noi ci dicono che hanno fatto fiorire il deserto. You know, the Nakab is the entire southern half of Palestine. E il Nakab è la metà meridionale della Palestina. The aerial photographs that were taken by the British when the British occupied Palestine Quando i britannici hanno occupato la Palestina, hanno fatto delle foto aeree di questa zona. you can see the Nakab, you see entire fields that are cultivated. Potete vedere nel Nakab campi e campi a perdita d'occhio coltivati. The Nakab is a very fertile desert. Il Nakab è un deserto molto fertile. And the Palestinian Bedouin are farmers. E i beduini palestinesi sono agricoltori. If you drive around the Nakab, you know, in the winter and springtime, it's green. Se guidate nel Nakab in inverno e in primavera è verde. So what did the Zionists do? Cosa hanno fatto i sionisti? They took the Nakab, Hanno conquistato il Nakab, they destroyed the life of the Palestinian Bedouin. hanno distrutto la vita dei beduini palestinesi, They kicked out 90% of the Palestinian Bedouin in the Nakab. hanno cacciato il 90% dei beduini. They took the 10% that was left and shoved them all into one small area. Hanno preso il 10% superstite e lo hanno rinchiuso in una piccola area. They forced them into townships. Li hanno costretti a vivere nelle bidonville. The Palestinian Bedouin are prohibited from working in agriculture. Gli hanno proibito di lavorare nell'agricoltura. Actually, that's not true. They can work in the agriculture of the Jewish settlements. Non è completamente vero. Possono lavorare come agricoltori nelle colonie israeliane. They are prohibited from cultivating their own land. Ma allora è proibito di coltivare la propria terra. And today, the Bedouin Palestinians, who by the way have Israeli citizenship, E oggi i beduini palestinesi, che tra l'altro sono cittadini israeliani, are the poorest of the poor among Israeli citizens. sono i più poveri dei poveri fra gli israeliani. The Israeli towns and the Israeli settlements that were built in the Nakab Le città israeliane e le colonie israeliane costruite nel Nakab enjoy the highest standard of living among Israelis. hanno lo standard di vita più alto in Israele. And then they say, yes, you know, these Arabs are primitive, you know, they're poor, they don't know how to do anything. Look, the Jews came and look at the standard of living and compare it to these poor Arabs.
E loro dicono, ma sapete, questi arabi sono primitivi, sono dei poveracci, non sanno come fare. E invece vedete, gli ebrei sono arrivati e sono subito diventati ricchi. And people nod their head, they say, yes, well, the Arabs, we know the Arabs, they're all primitive. And of course, look, the Jews came from Europe and look how beautiful they made this country. Quindi la gente dice, sì, effettivamente, guardate questi poveri arabi come sono primitivi, e invece guardate questi ebrei che sono arrivati dall'Europa e come hanno reso bella questa terra. And the problem is people don't know the history. They don't know the history beyond 100 years. E il problema è che la gente non conosce la storia, non conosce la storia degli ultimi 100 anni. The Palestinian Bedouin made the Nakab Desert bloom. I beduini palestinesi facevano fiorire il deserto palestinese. They made the desert bloom, not the Zionists. The Zionists stole it. Loro lo facevano fiorire, i sionisti l'hanno solo rubato. That is the story. But if we don't know the history, if we don't know what happened before they came with their theft and their terrorism and their lies, there's no way we can understand how Palestine can thrive in the future. Ma se noi non conosciamo questa storia, se noi non sappiamo come loro hanno rubato questo, non possiamo immaginarci come la Palestina potrà essere nel futuro. It's not only the depth and the horror of the crime of the Zionists, it's also understanding the potential and what was lost. Non dobbiamo solo capire la profondità dell'orrore israeliano, dobbiamo anche capire il potenziale che è stato perso. And this is only the Nakab, this is only half of Palestine. E qui sto parlando solo del Nakab, di metà della Palestina. Take another example, the city of Lid. Prendiamo un altro esempio, la città di Lid. Anybody here ever hear of the city of Lid? Qualcuno di voi ha mai sentito parlare di Lid? Two people. Due? Two Palestinians. The city of Lid is at least as old as Rome. La città di Lid è antica almeno quanto Roma. At least as old as Rome. It has, again, a glorious history. Ed ha una storia gloriosa. Anybody hear of St. George, the famous St. George who killed the dragon? Avete presente San Giorgio che uccide il drago? He's from Lid. He's a Palestinian from Lid. Era un palestinese di Lid. He was born and he's buried in Lid. Era nato lì ed è sepolto lì. Today, Lid is known for slums, for poverty and for drugs. Oggi Lid è famosa per i quartieri periferici con la droga e i problemi sociali. And the Palestinians, of course, they're about 30-40% of the population now. They are the poorest of the poor, no rights, no opportunities, no resources. E i palestinesi di Israele, che ormai sono il 30-40% della popolazione, sono i più poveri e sono totalmente privi di risorse. And ask the people of Lid, or ask any Palestinian actually, the horror, the massacres that took place in Lid in 1948. E provate a chiedere ai palestinesi di Lid dei massacri orribili che ci furono in quella città nel 1948. The death march, the massacres, and the horrible ghettos that were created. Le marce della morte, i massacri e i ghetti orribili che hanno creato. Ghettos for Palestinians that were guarded by Jewish soldiers. I ghetti per i palestinesi erano sorvegliati dai soldati israeliani. 5 years after the Holocaust. 5 anni Not dopo 5, l'Olocausto. sorry, 3 years after the Holocaust. 3 anni dopo la fine dell'Olocausto. But these are not the same Jews. Ma non sono gli stessi ebrei. It's not the same Jews. People make the mistake and they say, how can the Jews who suffered so much now do this to the Palestinians? Le persone si chiedono, ma come mai gli ebrei che hanno sofferto così tanto adesso fanno la stessa cosa ai palestinesi? It's not the same people. Very few Holocaust survivors went to Palestine. Very few. Non sono le stesse persone, sono pochissimi i sopravvissuti dell'Olocausto che sono andati in Israele. The Zionists were always racist and violent. This has nothing to do with Jewish people that suffered in the Holocaust. Nothing whatsoever. I sionisti sono sempre stati violenti e razzisti e non hanno nulla a che fare con gli ebrei morti nell'Olocausto. Now, of course, we hear that the way we hear the story about Palestine is that there is what people like to call proper Israel, and then there is this area they like to call disputed or occupied territories.
Adesso il modo in cui viene presentata la Palestina è che c'è il territorio, diciamo, propriamente riconosciuto come Israele e poi quella regione che è chiamata regione contesa o regione occupata al massimo. And we're told that one day, when the Palestinians can prove themselves and they have leaderships that Israel likes, maybe they will be given a little bit of their own country to have their own state. E ci dicono anche che quando i palestinesi avranno dimostrato di essere bravi e avranno una leadership gradita di Israele, allora gli potremo concedere un pezzettino del loro paese per fare il loro Stato. But now, while we wait for these Palestinians to, learn how to have leadership and learn about democracy and learn about Western values, until then they live in Bantustans, in ghettos, in the West Bank, and of course an enormous concentration camp in the Gaza Strip. E mentre noi aspettiamo che i palestinesi imparino la democrazia, imparino i valori dell'Occidente, imparino la leadership, li facciamo vivere dentro dei ghetti, dei quartieri periferici e naturalmente nei grandi campi di concentramento di Gaza. And the Palestinians who are languishing in refugee camps in Lebanon and Jordan and other places, we have to forget them. E tutti i palestinesi che continuano a vivere nei campi profughi in Libano, in Giordania e altrove, quelli ormai li dimentichiamo. They need to forget about going back to their homes. Devono solo dimenticare di tornare a casa loro. This was a long time ago and that's it. They need to move on. They can't keep, dreaming these dreams. Era tanto tempo fa, non possono continuare a vivere pensando al passato, devono guardare avanti. And that's a very very interesting argument. E questo è un argomento molto interessante. What is the major argument, the major justification that the Zionists use to justify their crimes? Qual è la principale giustificazione che i sionisti usano per giustificare i loro crimini? In Rome, in the Ark of Titus, there's the one part where you see them carrying the Jewish menorah. Nell'arco di Tito vedete che c'è una parte dove loro portano il libro ebraico. So the Zionists say, because we were here, we the Jews were here in Palestine 2,000 or 3,000 years ago, we now have the right to come back and kick out the Palestinians. Dicono, visto che questo prova che noi eravamo lì in Palestina 2.000 o 3.000 anni fa e quindi abbiamo il diritto di tornarci. But the Palestinians, and by the way, I don't know any Jewish person anywhere that has a key to their house from 2,000 years ago. E io non conosco nessun ebreo che ha la chiave della sua casa di 2000 anni fa. I don't know any Jewish person that remembers where their family lived 2,000 years ago. Non conosco nessun ebreo che si ricorda dove viveva la sua famiglia 2000 anni fa. Not even one. Nemmeno uno. I know every Palestinian has the key and the deed and remembers exactly where their family came from in Palestine in 1948. Ma so che tutti i palestinesi hanno ancora la chiave di casa e sanno esattamente dov'era la loro casa di famiglia nel 1948. But the Zionists, with their mythology from 2,000 years ago, have a right. The Palestinians from 75 years ago, they have to forget. Ma gli ebrei, per via della storia di 2000 anni fa, hanno un diritto e invece i palestinesi il diritto di 75 anni fa bisogna dimenticarlo. And this is one of these ingenious Zionist magic tricks. E questo è uno dei trucchi ingegnosi dei sionisti. They say these incredibly absurd things and the rest of the world says, okay, yeah, okay, yeah, okay. Dicono queste cose completamente assurde e tutto il resto del mondo dice sì, è d'accordo. This is an amazing magic trick that they can tell these things to the people and people just say, yeah, okay. È incredibile, è come magia, un trucco che inganna la gente. It's like they bomb Gaza with hundreds of tons of bombs. È come quando hanno bombardato Gaza con centinaia di bombe. And people of Gaza, there's no army in Gaza. E a Gaza non c'è un esercito. And they say this is self-defense.
E dicono questa è autodifesa. Israel bombing with millions of hundreds of millions of tons of bombs, dropping these these 1-ton bombs. They are defending themselves from the poor refugees who live in Gaza. Loro sganciano migliaia di tonnellate di bombe perché si stanno difendendo dai rifugiati di Gaza. And Israel says it's self-defense, and the rest of the world says, yeah, okay. E Israele dice sì, questa è autodifesa, e tutto il resto del mondo dice sì, avete ragione. Again, it's a magic trick. Un trucco magico. And then they say that if you stand up, if anybody here stands up and says that Zionism is racism and Palestinians have a right to their country, then you are anti-Semitic. You are the racist. E se poi qualcuno di voi qui si alza e dice che i sionisti sono razzisti e che i palestinesi hanno ragione, siete voi ad essere antisemiti. If you stand up against the racism and the violence of the Zionists, then you are a racist, you are anti-Semitic. Se vi alzate e vi ribellate al razzismo dei sionisti, siete voi a diventare i razzisti e antisemiti. And around the world, every government and every non-government organization passes laws that says that this is true. E in tutto il mondo stanno passando leggi per dire che è così. And again, the world says, okay, yeah, of course, that's good, sure. E tutti dicono sì, certo, è così. So we need to break away from this crazy world where Zionists are able to convince people of these lies for so many years. Dobbiamo rompere questo mondo folle, al contrario, in cui i sionisti sono riusciti a convincere il mondo con le loro bugie per così tanto tempo. If we want hope, if we want change in Palestine, if we want justice and freedom and liberation in Palestine, we have to do it. Se vogliamo speranza e vogliamo giustizia e la fine di questo in Palestina, dobbiamo farlo noi. Palestinians in Palestine are working very hard for their freedom. They're doing a great deal of work under impossible conditions. I palestinesi stanno facendo tantissimo lavoro per la loro libertà, in condizioni impossibili. We have to make sure that our elected officials absolutely reject Zionism, absolutely reject Israel. Dobbiamo essere sicuri che i nostri politici eletti rifiutano il sionismo e Israele. If we don't demand this from our politicians, the Palestinians will continue to die, Palestine will continue to be destroyed. Se non facciamo questo, se non chiediamo questo, i palestinesi continueranno a morire e la Palestina continuerà ad essere distrutta. And we can't wait until another day, another week, another year. We can't wait for another leader. We can't wait for Salah ad-Din. We have to do it tomorrow morning, and we have to start, and we have to push, and we have to demand. Non possiamo aspettare ancora del tempo sperando che magari arriverà un leader, arriverà un nuovo Saladino, un liberatore. Dobbiamo farlo noi, dobbiamo muoverci adesso. We have to demand that our elected officials demand sanctions against Israel. Dobbiamo chiedere ai nostri politici eletti di chiedere sanzioni, di porre sanzioni su Israele. And boycott of Israel. E boicottare Israele. And divestment from Israeli companies and from Israel. E disinvestire dalle società israeliane. We must demand it every day, every morning from our elected officials. They must hear from us all the time, every day, until they comply. Devono ascoltarlo tutti i giorni, dobbiamo tutti i giorni chiedere questo ai nostri politici finché loro non capiranno che lo devono fare. No cooperation, no collaboration, no dialogue with Zionism, no dialogue with Israel. The Israeli diplomats must be kicked out of Italy. Nessuna collaborazione, nessun dialogo con Israele. I diplomatici israeliani devono essere cacciati. Israel should be kicked out of FIFA. Israel should be kicked out of the Olympics. Israel should not be permitted to participate in any sporting or cultural or academic or diplomatic events, period. Israele deve essere cacciata dalla FIFA, dalle Olimpiadi, da tutti gli sport, dalla cultura, dall'accademia. Basta, punto. Israel has to be brought down on its knees, just like apartheid South Africa had to be brought down on its knees before apartheid could fall in South Africa. Israele deve essere messo in ginocchio, così come è successo col Sudafrica ai tempi dell'apartheid. South Africa ruled all of southern Africa. Il Sudafrica governava tutta la parte meridionale dell'Africa. They had nuclear weapons and they had gold.
avevano armi nucleari e avevano loro. And they were brought down to their knees and they had no choice and apartheid fell. E hanno dovuto inginocchiarsi e non avevano altra scelta che finire l'apartheid. We can make that happen in Palestine too. Possiamo fare la stessa cosa in Palestina. We can help our Palestinian brothers and sisters to free Palestine of the apartheid regime. Possiamo aiutare i nostri amici palestinesi a liberarsi dal regime di apartheid. And if we act, there will be change. If we sit around and wait, there will be no change. E se agiamo, succederà. Se stiamo seduti ad aspettare, non succederà. We have to be there for our Palestinian brothers and sisters. We must stand up for our Palestinian brothers and sisters. We must stand up and we must demand that our elected officials denounce Zionism clearly and publicly. Dobbiamo alzarci e stare a fianco dei nostri fratelli e sorelle palestinesi e chiedere a che i politici denuncino l'apartheid in Israele. Do you remember a few years ago, Ahed Tamimi, the Palestinian girl that slapped the soldier? Vi ricordate della ragazza palestinese Ahed Tamimi che ha schiaffeggiato un soldato israeliano? Her father is one of my best friends. Suo babbo è uno dei miei migliori amici. So I was there, a lot with him when his wife and his daughter were both put in jail. Quindi sono stato molto con lui nel periodo in cui la figlia e la moglie sono state entrambe arrestate. And everybody was obsessed with Ahed and they made posters out of Ahed and she became this icon. E tutti l'hanno usata come è diventata un'icona, c'era la sua foto dappertutto. But why does a 17-year-old girl have to fight a soldier? Ma perché una ragazzina di 17 anni deve combattere contro un soldato? Why did she have to kick the soldier out of her house? Perché ha dovuto lei scacciare il soldato dalla propria casa? She's 17 years old and has no guns. Una ragazza di 17 anni disarmata. She had to do it because we didn't do it. Ha dovuto farlo lei perché non l'abbiamo fatto noi. She may be a hero, but she shouldn't be a hero. Lei è diventata un eroe, ma un'eroina, ma non avrebbe dovuto essere un eroe. We needed to be there to make sure that these soldiers do not dare enter her house, do not dare enter her village. Dobbiamo essere lì per assicurarsi che i soldati non osino entrare a casa sua. But we were not there then, and her cousin Muhammad, who a couple of years ago had half of his head shot off, is in the surgery now, having been shot in the head again by Israelis in Nabi Saleh. Ma noi non c'eravamo. E suo cugino, che in quel momento, a quell'epoca, gli era stato praticamente sfigurato per metà da una pallottola israeliana, è di nuovo sotto operazione adesso perché gli hanno sparato un'altra volta. He was a beautiful young man. I knew him. He got shot. His head, literally, 1/3 of his head was completely gone. And they know it. And the soldiers targeted him, I promise you. This is not a mistake that he was shot in the head again in Abi Saleh. He was targeted because the soldiers know. And we were not there to protect him. Io lo conoscevo, era un bel ragazzo e vi assicuro che un terzo della sua faccia è completamente stato distrutto e adesso un soldato gli ha sparato di nuovo e vi assicuro che non è stato un incidente, lo ha fatto apposta perché sapeva chi era e lo ha fatto volutamente e gli ha sparato di nuovo in testa. And the soldier knows there will be no consequences. E il soldato sa che non ci saranno conseguenze per lui. When they murdered Shireen Abu Akleh, finally even CNN said that the evidence is clear that this was an assassination. Quando hanno ucciso Shireen Abu Akleh, la giornalista, persino la CNN, anche la CNN nella sua inchiesta ha detto che è evidente che è stato un omicidio, un assassino da parte dei soldati israeliani. Do you think it was one soldier that decided to shoot her? Pensate che sia un soldato così No. che ha deciso di sparare? No. It was not the commander that decided to do this. To kill Shireen Abu Akleh had to be a decision going all the way to the top, at least the defense minister, if not the prime minister. Non è stato un comandante locale a decidere questo. Una cosa come questa sicuramente è passata da tutta la catena di comando, almeno fino al ministro della difesa, se non al primo ministro. This murder came from the very top because they knew they can do it and there will be no consequences. Questo omicidio è stato deciso dall'alto perché sapevano che potevano farlo senza conseguenze. And they were right. E avevano ragione. There are no consequences. Non ci sarà nessuna conseguenza. And unless we start doing more, there will never be consequences and this will never end.
E se noi non reagiamo, non facciamo qualcosa, continueranno a non esserci conseguenze e questa situazione andrà avanti. So we want to end, we always want to end on some kind of a hopeful note. And today in Palestine to find hope is almost impossible. Volevo chiudere con un po' di speranza, ma oggi trovare speranza in Palestina è quasi impossibile. They're even trying very clearly to destroy Al-Aqsa. Stanno veramente provando molto chiaramente anche a distruggere la moschea di Al-Aqsa. An incredible monument, 1500 years old. Un monumento incredibile. And they want to destroy it, and they want to build some other thing they call a Jewish temple. E lo vogliono distruggere per costruire un'altra cosa che chiamano un tempio ebraico. And they're working very hard to do this. E stanno veramente lavorando sodo per riuscire a farlo. And when they destroy it, that's it, it'll be gone. E una volta distrutto, niente, non ci sarà più. A 1500-year-old structure. Forget, even if we're not religious, we don't care about the religion. The religious is important. It's incredibly important. Religious, cultural, historical, architectural monument, unbelievably beautiful. Un monumento di 1500 anni, che anche se non siete religiosi, è estremamente importante. La religione, la cultura, la storia è estremamente importante. And they will destroy it. E loro lo distruggeranno. And it'll be too late. E sarà troppo tardi. And between now and then, how many Palestinian more children are going to be killed? E nel frattempo quanti bambini palestinesi continueranno a morire? And how many more Shireen Abu Akleh are going to be killed? Journalists are going to be killed. E quante altre giornaliste come Shireen Abu Akleh moriranno? But we can stop it. Ma noi possiamo fermarlo. We can stop it. Possiamo. We have to start tomorrow morning. Every elected official, every newspaper must understand where we stand on this issue. Possiamo cominciare già domattina. Tutti i politici, tutti i giornali devono sapere qual è la situazione. Number one, Zionism must be completely rejected. Numero uno, il sionismo deve essere completamente rigettato. Number two, all of historic Palestine must be completely free and liberated from occupation. Numero due, tutta la Palestina storica deve essere liberata dall'occupazione. Not 5% or 10% or 20% or this hill or that valley. No. Non solo un 5%, un 20%, una collina, una valle, no, tutte. From the River Jordan to the Mediterranean Sea. Dal fiume Giordano al mare Mediterraneo. From the northern border with Lebanon to the Gulf of Aqaba. Dal confine a nord con il Libano fino al Golfo di Aqaba. All of Palestine free, free, free. Tutta la Palestina libera. And we can do it. We must do it. It is our duty. Anybody who's alive today, it is our duty to stand up, to start tomorrow morning and do everything we can to liberate Palestine. Dobbiamo e possiamo farlo. È un dovere che abbiamo e che possiamo cominciare già domattina. And when Palestine is liberated, all of us will be able to look in the mirror and we will be able to tell our children and our grandchildren that we participated and we had a small part in this great accomplishment of liberating Palestine. E quando questo succederà, noi potremo guardarci allo specchio e dire ai nostri figli e ai nostri nipoti che noi abbiamo partecipato, che siamo stati una piccola parte di questa grande vittoria. Thank you very much. Grazie.